Welcome to Italiano Tales. Learn Italian through simple and beautiful stories. Ciao a tutti! Oggi voglio condividere una storia sul dolore, sulla guarigione e su come imparare a ricominciare dopo un divorzio. Molte persone credono che la vita finisca dopo un divorzio. Pensano che si sentiranno sole per sempre. Pensano che la felicità non tornerà mai. Ma questa storia non parla di perdere la speranza, non parla di rinunciare all'amore o alla famiglia. Parla di imparare a vivere di nuovo dopo un capitolo doloroso. Parla di guarire lentamente, diventare più forti e ritrovare la pace. E mentre ascoltate questa storia, potete anche migliorare il vostro italiano, perché le parole e la grammatica sono semplici per i principianti. Mi chiamo Elena e questa è la mia storia. Ho divorziato quando avevo 38 anni. Quando le persone sentono la parola divorzio, spesso immaginano urla, litigi e rabbia. Ma il mio matrimonio non è finito con grandi litigi. È finito in silenzio e in qualche modo quella fine silenziosa ha fatto ancora più male. Mio marito si chiamava Marco. Siamo stati sposati per 11 anni. All'inizio la nostra vita era calda e serena, non eravamo ricchi, non viaggiavamo in paesi meravigliosi, non avevamo una vita perfetta, ma avevamo una felicità semplice. Cucinavamo la cena insieme, guardavamo film la sera, parlavamo dei nostri sogni, parlavamo del futuro. Credevo davvero che saremmo rimasti insieme per il resto della nostra vita, ma la vita è cambiata lentamente. Non è stato un grande problema. È stata una piccola distanza che è cresciuta nel tempo. All'inizio non la capivo. Marco è diventato più silenzioso. Ha iniziato a lavorare più a lungo. Quando tornava a casa sembrava sempre stanco. Continuavamo a vivere nella stessa casa, ma qualcosa tra noi sembrava diverso. Prima potevamo parlare per ore. Ora le nostre conversazioni erano brevi. Com'è andata la tua giornata? Bene. Cosa vuoi per cena? Non lo so. Le parole erano semplici, ma sembravano vuote. Una sera preparai la cena e lo aspettai a tavola. Il cibo si raffreddò. Controllavo il telefono ancora e ancora. Marco tornò a casa molto tardi. Gli chiesi: «Perché non hai risposto ai miei messaggi?» Lui sembrava stanco e disse: «Me ne sono dimenticato». Poi andò a fare la doccia. Nessun abbraccio, nessun sorriso. Nessuna vera conversazione. Rimasi seduta da sola a tavola e guardai il cibo freddo. All'improvviso mi sentii molto sola. Quella sensazione mi spaventò. Perché ero sposata, ma dentro di me mi sentivo sola. Dopo quel momento le cose peggiorarono poco a poco. Smettemmo di trascorrere del vero tempo insieme.
I fine settimana diventarono silenziosi. Marco stava sempre al telefono. Io guardavo la televisione da sola. A volte restavamo nella stessa stanza per ore senza parlare. Provai a salvare il nostro matrimonio, organizzai delle belle cene, proposi piccoli viaggi. Cercai di chiedergli cosa non andasse. Provai a parlare con sincerità, ma ogni conversazione finiva sempre nello stesso modo. Marco diceva sempre: «Sono solo stanco». Per molto tempo gli credetti. Forse gli credevo perché volevo credergli, ma nel profondo del mio cuore sapevo che qualcosa non andava. Una sera finalmente glielo chiesi direttamente. «Marco, sei ancora felice con me?» Marco rimase molto in silenzio. Guardò il pavimento per molto tempo. Poi disse delle parole che non dimenticherò mai. Non lo so più. Quelle parole spezzarono qualcosa dentro di me. Non gridò, non fu crudele, ma sembrava sincero. E a volte la sincerità fa più male della rabbia. Dopo quella notte, il nostro matrimonio cambiò completamente. Continuavamo a vivere insieme, ma i nostri cuori sembravano lontani l'uno dall'altro. Eravamo come due estranei che vivevano nella stessa casa. Per molte notti piansi in silenzio nel bagno, così lui non avrebbe sentito. Continuavo a farmi domande dolorose. Che cosa ci è successo? Sono cambiata? Non ero abbastanza? Ho fatto qualcosa di sbagliato? Quelle domande mi seguivano ogni giorno. Poi, una sera, Marco si sedette accanto a me sul divano. Sembrava nervoso. Disse: «Dobbiamo parlare». Il mio cuore iniziò a battere forte. Nel profondo lo sapevo già. Guardò le sue mani, poi disse piano: «Penso che dovremmo divorziare». La stanza diventò completamente silenziosa. Lo guardai, ma la mia mente sembrava vuota. 11 anni insieme. 11 anni di ricordi. E adesso tutto stava finendo con una sola frase. Volevo gridare, volevo piangere, volevo fare 100 domande, ma uscì soltanto una domanda. «Lo vuoi davvero?» Marco chiuse gli occhi per un momento, poi annuì lentamente. «Sì». Quella piccola parola cambiò tutta la mia vita. Per molte settimane dopo quel momento pensai che la mia vita fosse finita. Pensai che non mi sarei mai più sentita normale. Pensai che non avrei mai più creduto nell'amore. Ma ancora non sapevo una cosa importante. A volte la vita ti spezza prima di insegnarti quanto puoi diventare forte. I primi mesi dopo il divorzio furono molto difficili. La casa sembrava vuota, troppo vuota. Per 11 anni avevo condiviso la mia vita con un'altra persona. Poi, all'improvviso, ero sola. All'inizio non sapevo cosa fare con me stessa. Mi svegliavo al mattino e sentivo un peso dentro di me.
Non c'era nessuno con cui parlare a colazione, nessuno che tornasse a casa la sera, nessuna piccola conversazione quotidiana. Il silenzio diventò parte della mia vita e sinceramente lo odiavo. A volte mi sedevo sul divano e piangevo senza sapere perché. O forse lo sapevo. Stavo piangendo la mia vita di prima, non solo il mio matrimonio. Stavo piangendo il futuro che avevo immaginato. Il futuro che pensavo avremmo avuto insieme era scomparso. Quel dolore è difficile da spiegare. Il divorzio non significa solo perdere una persona. A volte sembra di perdere una parte di sé. Per molto tempo diedi la colpa a me stessa. Mi guardavo allo specchio e pensavo: forse non ero abbastanza interessante. Forse non ero più bella. Forse ho fallito come moglie. Quei pensieri erano pericolosi. Poco a poco distrussero la mia fiducia in me stessa. Mi fecero sentire piccola, mi fecero dimenticare il mio valore. Un giorno mia sorella maggiore venne a trovarmi. Mi guardò per un lungo momento e disse: Elena, devi smettere di punirti. Iniziai subito a piangere, perché nel profondo sapevo che aveva ragione. Stavo portando tutto il peso della colpa da sola. Mi stavo punendo ogni giorno per qualcosa che avevamo costruito in due. Ma una relazione non è mai responsabilità di una sola persona. Quella conversazione cambiò qualcosa dentro di me. Non completamente, non tutto in una volta, ma fu il primo piccolo passo. Dopo quel giorno decisi di ricostruire la mia vita, lentamente, non perfettamente, non in fretta, solo un piccolo passo alla volta. All'inizio feci cose molto semplici. Pulii il mio appartamento, spostai alcuni mobili, comprai delle tende nuove, provai a cucinare piatti che non avevo mai preparato prima. Queste cose possono sembrare piccole, ma mi aiutarono a sentirmi viva di nuovo. Poi iniziai a camminare ogni sera. All'inizio camminavo solo perché non volevo restare da sola nell'appartamento. Il silenzio di casa era ancora pesante, ma con il tempo quelle passeggiate serali diventarono qualcosa di speciale. L'aria fresca aiutava la mia mente a calmarsi. Iniziai a notare di nuovo il mondo, persone che portavano a spasso i loro cani, bambini che ridevano nel parco, amici che bevevano un caffè insieme, coppie che si tenevano per mano. All'inizio quelle cose mi rendevano triste, mi ricordavano ciò che avevo perso, ma lentamente iniziarono a darmi speranza. La vita continuava a scorrere intorno a me. E forse anche la mia vita poteva ricominciare. Una sera mi sedetti su una panchina vicino a un piccolo parco. Una donna anziana si sedette accanto a me. Cominciammo a parlare. Era solo una semplice conversazione, ma prima di andare via mi disse una cosa che non ho mai dimenticato. Disse:
Il dolore può spezzarti, ma può anche insegnarti qualcosa. Pensai a quelle parole per molti giorni e lentamente iniziai a capire. Avevo due scelte. Potevo restare spezzata per sempre, oppure potevo costruire una nuova versione di me stessa. Forse non sarei mai più stata la stessa donna, ma forse potevo diventare una donna più forte. Così iniziai a prendermi più cura di me stessa, non in modo egoista, in modo sano. Ripresi a leggere libri. Cominciai ad andare a dormire prima. Iniziai a mangiare meglio e smisi di controllare i social media di Marco. Questo fu molto importante, perché ogni volta che guardavo la sua vita mi facevo soffrire di nuovo. Stavo cercando di guarire, ma continuavo a riaprire la ferita. Quando finalmente smisi di guardare indietro ogni giorno, guarire diventò un po' più facile. Passarono i mesi. Il dolore non scomparve all'improvviso. Alcuni giorni erano ancora difficili, alcune notti erano ancora solitarie, ma stavo cambiando, poco a poco. Poi accadde qualcosa di inaspettato. Un giorno una mia amica mi invitò a una piccola cena di compleanno. All'inizio non volevo andare. Mi sentivo nervosa, mi sentivo insicura. Avevo paura che tutti mi guardassero pensando: lei è divorziata. Mi sentivo più vecchia, mi sentivo spezzata. Ma alla fine mi dissi: vai solo per una sera. Così andai. Quella sera conobbi un uomo di nome Daniel. Era calmo e gentile, non era rumoroso, non cercava di impressionare tutti. Semplicemente sapeva ascoltare. Parlammo per molto tempo. Parlammo di libri, lavoro, cibo e della vita semplice, e per la prima volta dopo molti mesi risi. Una risata vera, non una risata di cortesia, non un sorriso finto. Una risata che veniva dal cuore. Quella sensazione mi spaventò un po', perché dopo un divorzio il cuore diventa impaurito. Ha paura di fidarsi, ha paura di amare, ha paura di credere di nuovo in qualcuno, ha paura di soffrire ancora e sinceramente anch'io avevo paura. Ma Daniel non mi mise pressione, non cercò di diventare importante nella mia vita troppo in fretta, era semplicemente gentile. E dopo tutto quello che avevo passato, la gentilezza mi sembrava qualcosa di molto speciale. Quella sera, quando tornai a casa, mi fermai davanti allo specchio. Guardai il mio viso e per la prima volta dopo tanto tempo vidi qualcosa di diverso nei miei occhi, una piccola luce, una piccola speranza. Dopo quella sera qualcosa cambiò, non tutto, non all'improvviso, ma qualcosa di piccolo. Iniziai a sentirmi un po' più aperta verso la vita. Daniel e io cominciammo a parlare più spesso.
All'inizio erano solo messaggi semplici. Com'è andata la tua giornata? Hai mangiato? Stai bene? Niente di profondo, niente di serio. Ma quei piccoli messaggi mi trasmettevano calore. Per molto tempo, dopo il mio divorzio, non mi ero sentita a mio agio con nessuno. Quindi anche i piccoli gesti di gentilezza significavano molto per me. Qualche giorno dopo ci incontrammo di nuovo. Passeggiammo in un parco. Bevemmo un caffè. Parlammo di cose normali, del lavoro, della famiglia, degli hobby, del cibo preferito, dei vecchi ricordi. Daniel non faceva domande dolorose, non aveva fretta, non cercava di entrare nel mio cuore troppo velocemente e io avevo bisogno proprio di questo, perché dopo un divorzio il cuore diventa prudente, molto prudente, non ci si fida più così facilmente. Un giorno Daniel disse una cosa semplice che rimase con me. Disse: «Non sono qui per aggiustare il tuo passato. Voglio solo conoscere la donna che sei oggi». Quelle parole mi toccarono profondamente. Molte persone cercano di aggiustare chi sta soffrendo. Ma la guarigione non arriva dall'essere aggiustati. La guarigione arriva dall'essere accettati. Passarono le settimane, poi i mesi. Lentamente Daniel diventò parte della mia vita, non tutta la mia vita, non il centro di tutto, ma una parte sicura, una parte gentile, una parte serena. Non mi innamorai velocemente e questo fu un bene, perché dopo il dolore i sentimenti troppo rapidi possono essere confusi. Avevo bisogno di tempo e Daniel mi diede quel tempo. Durante quel periodo imparai qualcosa di importante su me stessa. Non ero più la stessa donna di prima, ero più prudente, ma ero anche più forte. Potevo dire di no, potevo proteggere la mia pace, potevo scegliere ciò che era sano per me. Una sera decisi di dire la verità a Daniel, gli parlai delle mie paure, gli parlai di Marco, gli parlai del divorzio, gli confessai che avevo paura di fidarmi di nuovo di qualcuno. Mi aspettavo che si sentisse a disagio. Forse mi aspettavo persino che se ne andasse, ma non lo fece. Mi ascoltò in silenzio. Poi disse: «Capisco, possiamo andare piano». Quella frase mi aiutò a respirare. Non mi fece fidare completamente, ma mi aiutò a fidarmi un po'. E a volte è proprio da un po' di fiducia che l'amore ricomincia. La vita continuò così, passo dopo passo, guarendo lentamente, aprendo lentamente il mio cuore. Poi, un anno dopo, accadde qualcosa di bello. Daniel mi chiese di fare un piccolo viaggio con lui. Solo 2 giorni, in un luogo tranquillo vicino al mare. All'inizio dissi di no, avevo paura, ma più tardi
cambiai idea. Dissi sì. E quel piccolo viaggio cambiò qualcosa dentro di me. Camminammo vicino all'acqua, parlammo per ore, ridemmo come bambini, mangiammo cibo semplice, guardammo le onde. Una sera restammo seduti insieme mentre il sole tramontava. Il cielo era dolce e arancione, l'aria era tranquilla. Daniel mi prese la mano con delicatezza. Non fece un grande discorso, non disse parole drammatiche. Mi guardò soltanto e disse: «Sono felice che tu sia qui». In quel momento provai qualcosa che non sentivo da moltissimo tempo: pace. Non eccitazione, non paura, non pressione, solo pace. E capii qualcosa di importante. L'amore dopo il dolore è diverso, non è rumoroso, non è veloce, non ha fretta, è calmo, è prudente, è gentile e a volte questo tipo di amore è il più vero di tutti. Quando tornai a casa, guardai la mia vita con occhi diversi. Non ero più la donna che piangeva ogni notte dopo il divorzio. Non ero più la donna che si sentiva persa nel silenzio. Ero cambiata, ero sopravvissuta, ero guarita lentamente. Avevo imparato a rialzarmi e soprattutto avevo imparato che un cuore spezzato non è sempre la fine della vita. A volte un cuore spezzato è l'inizio di una nuova vita, una vita più tranquilla, una vita più saggia, una vita più forte. Ora non vedo più il mio divorzio come l'ultima pagina della mia storia. Lo vedo come l'inizio di un capitolo diverso. Quel capitolo è stato doloroso, è stato solitario, è stato pieno di lacrime, ma mi ha anche insegnato chi ero davvero. Mi ha insegnato che potevo vivere da sola. Mi ha insegnato che potevo sorridere di nuovo. Mi ha insegnato che potevo amare di nuovo, ma questa volta con più serenità e più rispetto per me stessa. Quindi, se stai ascoltando la mia storia e in questo momento stai soffrendo, per favore ricordati di questo. La tua vita non è finita. Non sei spezzato per sempre. Stai semplicemente attraversando un capitolo difficile. E un capitolo difficile non è tutto il libro. Forse oggi ti senti appesantito, forse il tuo cuore è stanco, forse pensi che la felicità non tornerà mai, ma la vita può ancora sorprenderti. Lentamente, dolcemente, con delicatezza, proprio come ha sorpreso me. Grazie per aver ascoltato tutta la storia. Se sei rimasto fino alla fine, te ne sono davvero grata. La storia di Elena ci insegna qualcosa di importante. Dopo il dolore, la guarigione è possibile. Dopo un cuore spezzato, la vita può ricominciare. Ora ho un piccolo esercizio per te. La parola italiana di oggi è guarigione. Significa healing, cioè guarigione.
Scrivi una frase semplice nei commenti usando la parola guarigione. Per esempio, Elena ha trovato la guarigione dopo il divorzio. Oppure, la guarigione richiede tempo. E dimmi anche, secondo te Elena è stata coraggiosa a ricominciare? Sì o no? Se questa storia ti ha aiutato a praticare l'ascolto dell'italiano, iscriviti a Italiano Thales per altre semplici storie in italiano. Continua ad ascoltare, continua a fare pratica e ci vediamo nella prossima storia. Happy learning! If you enjoyed this video, don't forget to like and subscribe to the channel. Stay with us for more amazing content. See you in the next video.